La musica classica, nella musica pop, la ritroviamo in vari aspetti, che siano quelli della voce. Quando cantanti emettono, quindi utilizzano la voce con un'impostazione che si richiama alla nostra tradizione del melodramma, ecco che abbiamo un aggancio. Oppure con l'utilizzo di strumenti classici, tipo gli archi, inseriti in canzoni, ecco che c'è questo richiamo a quella che è tutta la storia legata alla musica classica. Noi in questo video non ci soffermiamo su questi aspetti, ne prendiamo un altro, cioè prendiamo proprio quando la musica classica, pezzi di musica classica vengono inseriti nelle canzoni o inseriti proprio in maniera bella e chiara e lampante, oppure a cui ci si ispira. Partiamo da questo. Quando ci si ispira a determinati brani classici, partiamo subito da una canzone, A Wider Shade of Pale, 1967, Procolarum, gruppo britannico, canzone famosissima, e famosissimo è proprio il punto dell'introduzione, l'intro eseguita da questo organo Hammond, che è diventata assolutamente molto molto famosa e molto riconoscibile nella storia della musica, in questo caso proprio generale. Questo pezzo, questo momento è proprio ispirato, ci si ispira, i Procolarum si sono ispirati a un pezzo di Johann Sebastian Bach, e per la precisione a quello che è l'aria dalla suite numero 3 di Johann Sebastian Bach, quella che noi conosciamo generalmente molto più familiarmente come l'aria sulla quarta corda. Secondo me molti la ricordano di più legata a un programma televisivo. È stata per tantissimi decenni la sigla di Quark, del programma di Piero Angela, splendido personaggio. Ricordarla anche in questa versione, cioè in quella sigla, ha ancora un nesso con la canzone che adesso poi andiamo a riprendere, perché nella sigla, ben sapete, era eseguita dagli Swinger Singers, che sono questo gruppo che da tantissimi anni rifà solo con l'utilizzo della voce brani classici. E Gary Brooker, fondatore dei Procolarum, seguiva i Swinger Singers anche all'epoca. E non solo questo gruppo, anche un altro simile, un trio Jacques Lussier, che è piuttosto simile. E questa musica gli è entrata ed ecco che la ritroviamo in questa introduzione, in questo inizio. Ascoltiamolo adesso. Ascoltiamo la versione, questa famosissima entrata di questa introduzione con l'organo Hammond e Procolarum, A Wider Shade of Pale. Si è ispirata, quindi si sono ispirati a Johann Sebastian Bach. Adesso ascoltiamo l'aria sulla quarta corda, un frammentino che ci serve per capire come ricorda quello che abbiamo appena sentito, quello che adesso sentiremo nella composizione originale. Direi che potrei citarvi le parole che
secondo me, rendono la cosa chiarissima. Alan Moore, è un professore dell'Università del Surrey, che in una trasmissione radiofonica ha detto proprio riguardo a questo Bach e Procolarum, la somiglianza crea l'idea della musica di Bach, senza citarla in maniera esplicita. Ed è quello che abbiamo sentito. Su questo filone ci saranno altri che si ispirano, ovviamente. È una canzone che ha avuto un gran successo e condizionerà e influenzerà tanti altri gruppi, come ad esempio gli Aphrodite Child con questa canzone che sentiamo in sottofondo, Rain and Tears. In questa canzone anche loro si sono ispirati a qualcosa di classico. Nel loro caso è il canone in re maggiore di Johann Pachelbel. Noi l'abbiamo già detto, accennato e visto in un altro video, quando abbiamo dedicato la nostra attenzione al canone come forma. È venuto spontaneo fare ancora l'aggancio anche in questo caso a questa canzone e a questo gruppo degli Aphrodite Child. Questi due esempi sono di ispirazione, ma non sentiamo in modo netto e diretto il pezzo classico. Adesso andiamo a prendere invece una serie di esempi dove si sente in maniera netta e inequivocabile. Prima di raccontarvi qualcosa direi che può essere sufficiente partire dall'ascolto. In nomine Christi, Amen. Cum advenite pueri, Spiritus in Siamo nel 1990, fine, novembre-dicembre più o meno. Gli altri due esempi, 1967-1968. La canzone è Sadness degli Enigma, progetto Enigma. E qui è inequivocabile. Canto gregoriano che si fonde con la musica elettronica. Michael Cretu, l'ideatore, il progetto Enigma, mescola queste due cose, potremmo dire sacro e profano in questo caso, in maniera molto netta, crea un prodotto perfetto, un prodotto da discoteca. Avrà un successo notevolissimo, diventerà prima in classifica in tantissimi paesi, in 24 paesi, quindi un successo totale e globale. Cosa ha fatto Cretu? Ha preso proprio da un album di un coro gregoriano diretto da Conrad Roland, questo album e questo coro si chiama Cappella Antiqua München, ha preso un pezzo, l'ha campionato e l'ha elaborato, mescolato, come abbiamo detto, con quello che è l'effetto della musica elettronica e ha presentato il nostro prodotto di grande successo. Qualche problemino l'ho avuto da un punto di vista, diciamo, giudiziario, ma dal punto di vista del copyright, senza fare cose drammatiche, perché non aveva chiesto il permesso della campionatura e quindi il coro e il direttore hanno ovviamente giustamente rivendicato i diritti. Quando poi si sono messi d'accordo, il tutto si è sistemato. Qui canto gregoriano inequivocabile e ben riconoscibile perfettamente. Andiamo a un altro esempio. In questa canzone abbiamo come protagonista classico Sergei Prokofiev. Il pezzo di Sergei Prokofiev è la romanza Dal luogotenente Kije, la versione della suite orchestrale. Questa romanza, questa melodia, non è molto famosa, o perlomeno
Dopo che la sentiremo, la riconoscete al volo e forse non c'è neanche bisogno di farvi sentire la versione pop, la canzone sicuramente conosciuta, ma ne parlo dopo. Se vi dico il titolo, come vi ho detto adesso, di Sergei Prokofiev, luogotenente Kishin, non è che uno dice, ah sì, la conosco, no, ve la faccio sentire. Capite perché vi ho detto che quasi non c'è bisogno di farvi sentire Russians di Sting. L'ha proprio presa. Ritrovate la canzone del 1985, ritrovate tutte le sonorità, la parte strumentale assolutamente identica. Anche questo richiamo alla celesta, cioè proprio strumentalmente, nella zona strumentale la riconoscete al volo. Ma per non farci mancare nulla, ascoltiamo anche un frammento di Russians di Sting. Terminiamo. Facciamo il nostro ultimo esempio. Torniamo un po' indietro nel tempo. Andiamo nel 1975, All by Myself, Eric Carmen. Altra canzone famosissima. Eric Carmen è un artista con una formazione classica ed era anche un appassionato, un fan di Sergei Rachmaninoff. In questa canzone, in All by Myself, ha utilizzato per la strofa, la melodia che riguarda la strofa, le strofe, un passaggio melodico di un concerto di Rachmaninoff, il concerto numero 2 in do minore. Se noi ascoltiamo la strofa di All by Myself, ritroviamo immediatamente quella che è la melodia di Rachmaninoff, conoscendola, ovviamente. Allora facciamo questa conoscenza, facciamo un discorso un pochino didattico, perché qui serve, perché molto spesso nelle canzoni, specialmente di quel periodo, rimangono impressi più i ritornelli delle strofe come aspetto melodico. Ascoltiamo prima solamente la prima strofa, eseguita da Eric Carmen, di All by Myself. Partiamo da quello. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Adesso ascoltiamo da dove ha preso la melodia, quindi ascoltiamo Rachmaninoff, la melodia di riferimento. Anche Eric Carmen ha avuto dei problemi di copyright, di diritto d'autore. In questo caso, allora,
Sergei Rachmaninov muore nel 1943, la canzone è del 1975, come sicuramente sapete, il diritto d'autore in tanti paesi si protrae fino al 70° anno dalla morte dell'autore, del compositore. In questo caso gli eredi hanno rivendicato il fatto che ci fosse all'interno proprio un pezzo di Sergei Rachmaninov, in questo caso era proprio bello, netto e preciso. Qualcuno può chiedersi come mai ho citato anche l'altra causa riguardo a Sadness degli Enigma, e lì si parlava di canto gregoriano, che i 70 anni ovviamente erano abbondantemente scaduti, anche perché molto spesso poi non si aveva neanche l'autore del canto gregoriano, quindi anonimo. Però lì si parla di quello che sono le esecuzioni, e le esecuzioni rivendicano il diritto d'autore anche se la composizione è di dominio pubblico. Nel caso invece di All By Myself i 70 anni non sono neanche passati e quindi si sono poi messi d'accordo, quando hanno raggiunto questo accordo economico di un 12% sui diritti, che li ha messi tutti a posto e tranquilli, magari un po' meno Eric Carmen, ma sicuramente gli eredi sì, visto l'enorme successo. Adesso però ritorniamo alla canzone, perché per di più parlando tanto magari la memoria si è un po' persa. Adesso risentiamo il pezzo, le due strofe iniziali di All By Myself, anche con un po' di ritornello, così uno poi dice ah, ecco qual è, se per caso aveva dei dubbi. Ma per non perdere di vista da dove deriva il tutto delle strofe, tra la prima strofa e la seconda vi reinserisco la melodia di Rachmaninov. Così avete il quadro completo. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Allora, con questa ballata potente, romantica, concludiamo i nostri esempi relativi alla classica nel pop. Adesso a voi, sceglieteveli, cercateli, ne trovate ovviamente tanti altri di esempi. La fusione, le mescolanze in tanti campi e anche in campo musicale sono molto spesso un arricchimento. Per di più se è fatto con onestà intellettuale, se non è solo finalizzato al puro e solo guadagno, troviamo veramente degli ottimi esempi di fusione. Poi sta a noi, alle nostre orecchie, ovviamente scegliamo quello che piace di più, quello che piace di meno, ma se conosciamo, non mi stancherò mai di dirlo, una cosa a cui tengo tantissimo, più conosciamo e più possiamo scegliere consapevolmente. Alla prossima!